fare 6 dal vivo e niente, in pratica adesso ci troviamo in live, stay alive. Spero che tutte e tutti voi vi incontrate bene. Qua come sempre tutto procede normale, siccome molti, allora salve a tutte e tutti, il vostro Santen Chan. Molti mi chiedono di cominciare la trasmissione live come che tempo che fa, ed io comincio così e c'ho il primo like. Allora, stiamo a Roma, Italia, capitale della penisola italiana, venerdì 20 di ottobre del 2017. Il tempo è sereno, precipitazione 0%, umidità 78%, che ti cucini come un raviolo cinese, vento di 3 km orari, dicevo temperatura 18 gradi centigradi, 64 gradi Fahrenheit, però già fa freschetto, scenderà la temperatura agli 11 gradi. Quindi voglio un po' riprendere l'argomento di oggi, che poi gli ho cambiato il titolo al video che ho fatto oggi, perché dopo io lo riedito il video, che in pratica il mio ultimo live è durato poco perché avevo da fare. Adesso sono le 20:12, l'ho fatto qualche ora fa il mio ultimo live. Un'altra live streaming, referendum catalano e referendum lombardo. Allora, già si vede le grane che si stanno procurando in Catalogna i catalani con il loro referendum indipendentista. Vediamo di non complicarci anche noi a casa nostra con i padani, con i leghisti della Padania, che vogliono forse la secessione della Lombardia. Comunque io non mi faccio grandi aspettative, neanche apocalittiche, perché so come siamo bravi noi italiani a fare qui là questo quell'altro, ma è dagli anni 90, forse anche da prima, che va avanti la Lega volendo fare la secessione dall'Italia, volendo fare rivoluzioni, volendo fare tutto. Poi si è rivelato che gli è bastata l'autonomia fiscale, che la pretendevano al grido di Roma ladrona, e mi ricordo che nel 94 fecero cadere il governo del loro alleato Silvio Berlusconi, perché Bossi nell'aula del Parlamento gridava che Silvio Berlusconi era una cattiva persona. Vabbè, non staremo qui a dire quello che Umberto Bossi disse di lui. E adesso negli ultimi 16 anni sono papaciccia, cioè gli ha fatto cadere prima un governo e adesso lo appoggia, lo puntella, adesso che magari non è tanto forte come negli anni passati. Però dicevano tanto Roma ladrona, e poi dicevano no, ma noi lo diciamo per la politica, non per la città o per i romani. Poi si è visto come la Lega è stata coinvolta in atti di corruzione, in furti, in queste cose qua. Quindi loro che per primi gridavano Roma ladrona, che si deve dire Padania ladrona, perché la Lega, ci sono veramente 20.000 leghe sotto le Alpi. Allora Venezia ladrona, Padania ladrona, Lombardia ladrona, Piemonte ladrone,
no, nessuno mischierebbe queste due cose, la gente con la corruzione politica. Eppure loro lo hanno fatto. Io fino a che punto loro vogliano arrivare a avere una vera e propria eh, secessione o indipendenza, a seconda di come lo si guardi, come Catalogna, non lo so. Forse sono le solite proteste all'italiana, le solite proteste opportunistiche, che poi non porteranno a nulla. Io mi auguro che così sia, perché in Catalogna o Catalunya o Catalugna si stanno vivendo dei momenti di alta tensione, di alto voltaggio. Ma l'avete vista la repressione della gente nelle urne, come hanno insanguinato tutti a bastonate? Ebbene, spero che non si ripeta da noi. Ho i miei dubbi che quelli della Lega e anche mi sembra il Movimento 5 Stelle vogliano andare fino alle estreme conseguenze. Poi non so neanche che cosa sia questo referendum che si fa in Italia. Refere ecco, come, quando, dove, perché si vota, che cosa c'è da sapere sul voto. Referendum, si terrà un referendum consultivo. Ciao Alessandro Arcangeli, come stai? Stavo parlando dei referendum Lombardia e Veneto. Cosa c'è da sapere sul voto per l'autonomia del 22 ottobre? Ah sì, anche loro vogliono l'autonomia, la Padania. Ma è legge? Serve il quorum? Quanto costa? E come si schierano i partiti? Tutto quello che si deve conoscere sulla consultazione voluta dai governatori leghisti, che per la prima volta vede l'uso dell'iPad. Cioè la Apple ne sarà contenta, anche che la menzioniamo noi in questo video. Quindi vogliono proprio la secessione. È giunta l'ora della secessione per le due regioni? Non so, però vogliono fare fra Lombardia e Veneto, vogliono fare la Padania. Il referendum è il coronamento del sogno della Padania indipendente. Niente di tutto questo. I due governatori leghisti chiedono ai loro concittadini se sono favorevoli a una maggiore autonomia delle due regioni, e se vincerà il sì, Lombardia e Veneto acquisteranno l'autonomia? No, non si aggiungeranno automaticamente alle 5 regioni a statuto speciale già esistente. Il referendum infatti è consultivo e non vincolante. Allora quali sono le ragioni del voto? Il referendum è consultivo e avrà solo un valore politico. Vogliono utilizzarlo Roberto Maroni e Luca Zaia come arma di pressione sul tavolo delle trattative con il governo per chiedere maggiore autonomia, come sempre. Allora, come negli ultimi anni, cioè nulla di nuovo. Vogliono chiedere maggiore autonomia. Alessandro Arcangeli, caro, vado a cena, buona serata amico. Ciao, buona cena caro amico Alessandro Arcangeli. Allora, non c'è nulla da temere per quanto riguarda il referendum consultivo, eh, solamente consultivo, perché come negli anni passati, già dal 92 in poi, la Lega ogni tanto ritorna e ritorna e ritorna, secessione, secessione. No, vogliono negoziare, avere un potere contrattuale migliore per quanto riguarda gli sgravi fiscali, pagare meno denaro al governo centrale, quindi a evadere le tasse oppure avere più detrazioni, dipende dai punti di vista.
quindi non succederà nulla come in Spagna. In Spagna lì, ragazzi e ragazze, la gente non scherza, si picchia a sangue. Le famiglie si sono scazzottate, le famiglie mangiando nello stesso tavolo hanno veramente litigato forte per avere autonomia o non avere autonomia. In Spagna le cose si fanno sul serio, la gente litiga di brutto su queste cose e si sono pistati per la strada. Invece in Italia no, è di nuovo un braccio di ferro che la Lega fa contro il governo nazionale per avere più sgravi fiscali. È tutto lì. Vogliono pagare meno tasse, vogliono evadere le tasse. Invece per quanto riguarda domani, spero che non succeda nulla di grave, perché se proclamano l'indipendenza in Catalogna, il governo centrale presieduto dal primo ministro Rajoy, dal presidente e dal re hanno dichiarato l'intervenzionismo militare nella regione ribelle secessionista indipendentista spagnola, la Catalogna. E se già c'è stato sangue, se già ci sono state delle violenze in Catalogna durante il referendum indipendentista, peggiori delle violenze che si sono vissute nei G8 di Genova del 2001 nella scuola Diaz, figuriamoci che può succedere domani in Spagna, dove veramente stanno giocando col fuoco, perché veramente stanno su una polveriera, può saltare tutto in aria, la prima scintilla e veramente succede un patatrac, un qualche cosa di brutto. Io spero che non ci saranno dei morti, spero che non ci saranno dei feriti, spero che si arrivi al dialogo, lo spero, però ecco, pupapero, può succedere il contrario, perché spero che non si ripeta in Catalogna la storia della guerra civile spagnola, quando in pratica adesso cerchiamo quando, perché è scoppiata la guerra civile spagnola, nota in Italia anche come guerra di Spagna. Fu un conflitto fratricida svoltosi tra il luglio 1936 e l'aprile 1939 e durò circa 3 anni, che si combatté tra i nazionalisti noti come nacionales, autori della sollevazione militare ai danni della Repubblica, ed i repubblicani detti repubblicanos, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal fronte popolare di ispirazione marxista. La guerra che portò al crollo della Repubblica segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Francisco Franco, periodo del cosiddetto franchismo, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime del caudillo durò sino al 1975 e fu seguita da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con forma di governo nuovamente monarchica. Allora nel 1931 il re Alfonso XIII abbandonò la Spagna recandosi volontariamente in esilio a causa delle pressioni dei partiti politici a lui ostili in seguito alla sconfitta dei suoi candidati nelle elezioni amministrative tenutesi nell'anno prima. Nacque così la cosiddetta seconda repubblica spagnola, con Niceto Alcaiz Zamora y Torres come presidente, che alle prime elezioni generali di quell'anno vide la vittoria di un fronte formato da repubblicani e socialisti. La politica del nuovo governo, mirante a trasformare il paese con profonde riforme
contro i grandi capitalisti, il clero e i latifondisti e i militari colpirono anche piccoli proprietari terrieri e il timore delle confische spinse molti a non lavorare più la terra, con un danno all'economia molto pesante. Nacque un clima di scontro con le forze della destra, alimentato anche dalla forte tradizione anarchica radicatasi nel paese, dalla crescita delle organizzazioni sindacali e delle istanze socialiste. Inoltre la situazione di milioni di cittadini spagnoli era disperata per l'estrema indigenza. D'altra parte solo 90 famiglie detenevano la stragrande maggioranza delle terre, generalmente mal utilizzate. Il 10 agosto 1932 ci fu un fallito golpe militare con il sollevamento della piazza di Siviglia, guidato dal generale José Saniurio. Vabbè, poi cercate le elezioni generali del 33 registrarono la vittoria di una coalizione di centrodestra che comprendeva radicali delle Rhodes contrari al clima di illegalità e i conservatori cattolici della Confederazione Spagnola de Derechas Autónomas. Contro il nuovo governo l'8 dicembre del 1933 scoppiarono in tutta la Spagna insurrezioni anarchiche che videro scioperi particolarmente violenti. Vabbè, poi cercate in Wikipedia guerra civile spagnola e quelle sono state tutte le cause storiche. Naturalmente non stiamo qua ad elencare 9 anni di conflitti, perché cioè poi bisognerebbe anche spiegare Repubblica, vediamo, perché ecco il colpo di stato nel 36, finora abbiamo letto dal 31 a stavamo leggendo il 34, quindi prima di arrivare al 36 magari potrei leggere mezz'ora o un'ora, però questo è un video live streaming, come dice il titolo, che faccio a tempo perso, perché anche questa sera, adesso andrò a cenare, sono le 8:30 ormai, ho del tempo libero come questa mattina, soltanto che il video sta durando di più, invece dei 5 minuti di questo, anzi scusate, è stato questo pomeriggio, pressa poco verso prima delle 15, alle 15, adesso invece sono le 20, quindi questo dopo pranzo ho fatto un video pressa poco, adesso 14 e passa, 15, e adesso invece alle 20 e 28, 20 e 30, fate un po' voi, faccio quest'altro video qua riprendendo l'argomento, perché così avevo l'opportunità di fare il video. Fanno 18 gradi centigradi, il vento mi sembra che è aumentato 6 chilometri orari, l'umidità non so se è discesa 80%, non mi ricordo quello che ho detto prima, vediamo un po', e qua si è attualizzato, quindi vabbè, come dire, siccome ho già parlato di letteratura gotica, poi voglio ringraziare di nuovo Christian Maffei per avermi fatto il video parodico. Se qualcuno che lo segue gli dice che io l'ho ringraziato in questo video della sua parodia, magari guarderà questo video e ne farà altri. Quindi un saluto caro a Alessandro Arcangeli, vado a cenare, buona serata, quindi buona serata a te amico, un saluto a Renzo Montagnani Everything di Instagram, un saluto a Claudio Wolf, un saluto a tutte e tutti. C'ho dei problemi con il wifi, quindi non voglio che rimanga sospeso il cellulare a non filmare nulla, e veramente poi vorrei parlarvi di tante altre cose. Spero che
non ci siano conflitti né in Lombardia, Venezia, lì dove si fa Liguria, non so, il referendum, e non ci siano conflitti neanche in Spagna, in Catalogna, in Catalogna. Però chi vivrà vedrà. Domani vedremo se ci saranno degli scontri in Spagna e forse farò un live. Domani è sabato 21 di ottobre 2017. Vediamo che succede in Spagna, forse ne tratterò. E dopodomani ci sarà il referendum in Italia, forse farò un live o forse no. Lasciamo correre del tempo e parliamo dei risultati, perché per quanto concerne il referendum italiano sappiamo cosa succede con i sondaggi, con il minuto a minuto, con diciamo le previsioni a bocca di urna, che non ne azzeccano una. Quindi io non mi voglio aggregare, sarebbe superfluo, alla sommatoria di tutte le previsioni che non servono a un cavolo. Invece ne parlerò domenica o lunedì del referendum, o domani, non so. Molti mi chiedono, per esempio il nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram, ma perché non fai un video il 31 o il 30, quando sarà il 31 di ottobre su Halloween? Forse farò un video su Halloween il 31 di ottobre, forse no, perché io non so da qui a domani o da qui a 2 o 3 giorni se farò un video. Infatti io questo pomeriggio non avrei pensato di fare un video questa notte, adesso questa sera, perché notte dovrebbe essere dopo le 20, dipende anche da se fa buio o no, insomma. Però non avrei immaginato oggi alle 15 che avrei fatto un video alle 20, invece l'ho fatto. Può darsi che domani ne faccio 3 di live, può darsi che domani mi riprendo con la filmatrice Everio e non è vero, o può darsi che mi filmo con questo cellulare, o che non mi filmo per niente, o che faccio un live di bassa risoluzione, ma per non stare a perdere tempo ogni volta di editare il video, come ho dovuto perdere 2 ore per editare, caricare nel computer, editare, caricare in YouTube e fare il post editing del video che ho fatto. Allora dicevo, purtroppo è saltata la connessione e quindi si è preso una pausa. YouTube mi ha piantato in asso. Allora, per evitare che succeda di nuovo, perché non ho nulla da aggiungere, vi stavo salutando, io ho aspettato per salutarvi. Care amiche ed amici, vi ringrazio di avermi seguito fin qui con tanta pazienza. Non vorrei che veramente il router mi facesse un altro scherzo di lasciarmi piantato come questa mattina per 10 minuti. Allora la connessione è cattiva, vi lascio qui. Abbiamo parlato allora del referendum catalano e di cosa potrà succedere domani quando dichiareranno l'indipendenza, che dal governo centrale è visto come atto di secessione e di ribellione. Ho parlato della guerra civile spagnola, della tragedia che hanno già vissuto, e l'ho comparata con il referendum lombardo, ligure, non so, veneto, che non sarà la stessa cosa, ma è semplicemente una forma di chiedere una maggiore autonomia e sgravi fiscali. Vogliono diventare regioni autonome come la Sicilia, vabbè, come il Trentino Alto Adige, il Sud Tirolo, eccetera. Quindi che alla fine non si farà nessuna rivoluzione in Italia come vogliono fare in Spagna, perché noi alla fine poi ci accontentiamo, facciamo tante scene, ma non ci decidiamo né per il bene né per il male. Viva chi amo, evviva la evviva. Allora vi lascio, grazie di seguirmi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo, mettete like e commentatelo, fatemi sapere cosa ne pensate.
Ho avuto del tempo libero, ho fatto un altro live. Facendo i live non spendo del tempo, ore e ore per editarlo, vengono di cattiva risoluzione, ma sappiate perdonarmi questo. Intanto vengono, cioè il tempo che impiegherei per editarlo lo impiego per fare il video, e poi quando posso rubare del tempo ad altre attività faccio un video come in questo caso quasi di 28 minuti, e non devo poi spendere 40 minuti 50 di editarlo, 10 minuti a caricarlo nel computer perché a volte non ci riesco, e 30 minuti a caricarlo in YouTube direttamente. Faccio un video di 20 minuti, 30 minuti, un'ora, 2 ore, poi quando taglio rimane in YouTube, e quindi mi risparmio il tempo di portarlo nella memoria del computer, editarlo, caricarlo nel computer. Dovrò spendere del post editing. Gli ho messo un altro video live streaming come titolo generico, poi però lo andrò ad editare e gli metterò il titolo che si merita: sui referendum, di nuovo lo stesso titolo di questa mattina. Ciao, grazie di seguirmi, un saluto.